Ciao e benvenuti in questo video analisi del brano. Nel video di oggi andiamo ad analizzare Ad Est Fideles, una canzone tipicamente natalizia. Andiamo a vedere un po' come si suona questa canzone su uno spartito completamente scritto da me, come anche ho scritto quelli delle altre canzoni che avevo analizzato negli altri video. Lo spartito è scaricabile, lo trovate in descrizione, quindi è la mia versione di Ad Est Fideles con una sinistra abbastanza particolare. Adesso andiamo a vedere con calma come si fa a fare sia la mano destra che la mano sinistra. Vediamolo con una inquadratura ravvicinata, diamo il via a questa analisi di Ad Est Fideles. Partiamo mettendo il dito numero 4 sul Re alto. Quindi questa prima battuta non vede assolutamente bassi, è solo una nota di un quarto da fare per invitare all'inizio della canzone. Dobbiamo ripetere quindi questo Re alto 2 volte. Qui vedete le diteggiature sono molto semplici, sono anche indicate, quindi non dovreste avere problemi. A sinistra dobbiamo iniziare a tenere questo Re. Ricordo che in questa canzone va tenuta sempre la sinistra fissa, quindi non c'è un tempo di valzer, di polka o comunque un tempo di marcia. Abbiamo la sinistra che va tenuta fissa, in questo modo. Trattandosi comunque di una canzone natalizia, comunque una canzone cantabile, abbiamo questo effetto di bassi che è molto carino e che ricorda proprio il Natale, e quindi va tenuta la mano sinistra fissa. Ogni volta che leggete un nuovo accordo da fare a sinistra dovete quindi suonarlo e tenerlo fino all'accordo successivo. Quindi questa prima battuta vede Re, La, Re. Passiamo in La settima. Abbiamo Mi, Do diesis, La. Attenzione al diesis, sapete che in chiave abbiamo 2 diesis, quello di Do e quello di Fa, perché questa è una canzone in Re maggiore, quindi abbiamo 2 diesis, Do e Fa. E quindi se volete andare meglio, cerchiatevi tutti i Do e tutti i Fa in modo da ricordarvi di farli diesis. Ecco che andiamo subito al Fa alto. Attenzione qui al cambio repentino di bassi. La canzone si può fare lentamente, la velocità consigliata per questa canzone è di 72 battiti per minuto di metronomo, quindi alla semiminima abbiamo 72 battiti. Come registro, che non l'ho neanche specificato, sto usando un registro di bandoneon che può essere carino per questa canzone natalizia, onde evitare un violino che risulterebbe essere un po' troppo chiaro, un po' troppo leggero come registro. A sinistra potete mettere invece un registro abbastanza leggero. Adesso l'ho appena cambiato, dovrebbe darvi questo effetto. Aspetta che rimetto il bandoneon a destra. Già così risulta una canzone molto più natalizia. Quindi a sinistra potete tenere questo registro più delicato. Torniamo al cambio repentino di bassi. Qui abbiamo Fa diesis, Mi, Fa diesis, Sol. A sinistra dobbiamo fare Re maggiore, La maggiore, Re maggiore, Sol maggiore. Quindi fate attenzione, la canzone è anche abbastanza lenta, quindi si può con un po' di tecnica riuscire a fare questi bassi repentini. Qui si torna in Re maggiore, La settima. Attenzione qui, abbiamo Re alto da ribattere, quindi 2 volte Re. Ovviamente si ribatte col dito numero 3. Abbiamo dito 2 e dito 3. In modo da trovarci comodi per fare il resto della canzone.
A sinistra abbiamo Si minore, Mi settima, qui abbiamo Do diesis, questo Do diesis, ricordatevi il tasto nero, nuovamente la maggiore, attenzione alle due crome, quindi qui abbiamo Do, Re, Mi, tutto con la maggiore, poi abbiamo Fa, Re, Do, Fa, Re con Re maggiore, quindi un colpo in Re maggiore e poi si torna in La maggiore, quindi La maggiore, colpo in Re maggiore, nuovamente La maggiore, qui Mi settima, ecco qui cos'è? L'abbiamo già trovata una volta, questa è una croma puntata, scusate, una semi minima puntata. In questo caso invece di fare due semi minime, abbiamo la prima delle due che è puntata, va tenuta leggermente di più. Vedete questo La, il doppio La, il primo dei due è molto veloce, quindi si tiene, si fa Do di 2 battiti, Si di quasi 2 battiti, quindi questo, il primo dei due La va fatto quando ormai si è lasciato l'accordo di Mi settima. Abbiamo accordo di La maggiore, accordo di Mi settima, vedete questa nota a vuoto? A vuoto va fatta proprio appena prima di fare nuovamente La maggiore. Bene, quindi qui finisce il primo pezzo, si va con la settima, quindi la nota va tenuta giù, ma a sinistra abbiamo prima La maggiore e poi La settima. Sentite il cambio? È molto carino, questo è un invito a iniziare il secondo pezzo, quindi è davvero molto carino questo cambio di La maggiore e La settima, importantissimo farlo, quindi procediamo con Re maggiore. Questo è un La alto da prendere col quinto dito, 1, 2 e poi 2 semi minime, La settima, attenzione anche qui, ricordatevi sempre diesis. Questa è la battuta più difficile perché abbiamo a destra abbiamo un cambio di dito, ecco, ricordatevi questo Fa diesis, l'ho appena sbagliato anch'io. Come si fa a fare questa cosa? Abbiamo, come vedete sullo spartito, 2, 3, 1, 5. Qui dovete chiudere la mano. Perché bisogna fare questo? Perché se vogliamo poi suonare il resto, 3, 2, 1, dobbiamo avere il 5 sul Mi. Quindi partire con Mi, Fa, Re, Mi, Re con l'1, Mi col 5 e poi Do, Si, La. Ecco, tutto questo mentre a sinistra si fa Sol maggiore, Mi settima. Ok? Quindi anche a sinistra c'è un saltino non da poco, perché dal Sol maggiore al Mi settima, insomma, è un bel salto di 3 bassi, quindi va un po' allenato questo salto. I salti sui bassi li abbiamo comunque già visti nelle mie lezioni, non dovrebbe essere un problema. Adesso torniamo, quindi rifacciamo pian pianino questo: Sol maggiore, Mi settima. A destra abbiamo questo quinto dito, La settima. Ecco, qui la destra è facile, la sinistra vede un cambio repentino di bassi, è simile a quello che abbiamo visto sul primo pezzo,
Perché abbiamo Re maggiore, La maggiore, Re maggiore, Sol maggiore e Re maggiore. Quindi va un po' allenato questo cambio, è praticamente identico a quello del primo pezzo. Ok, qui abbiamo lo stesso cambio repentino, solo che dobbiamo cambiare le note della destra. Attenzione al Fa diesis. Quindi cambio repentino con note della destra diverse, diteggiature sempre quelle, 4, 3, 4, 5. Se andiamo verso la fine della canzone, quindi andiamo nella settima, qui abbiamo tutto Mi minore, attenzione a non confondervi qui, non dovete fare 5, 4, 3, 2, perché vedete che c'è 5, 4, 1, perché ci fa 1 qui? Perché la nota dopo è un Do diesis. Quindi per poter fare questo Do diesis, se noi facessimo 5, 4, 3, 2, 1, avremo il dito 1 sul tasto nero e questo non va bene. Quindi dobbiamo fare viceversa. 5, 4, 3, 1, 2. Poi abbiamo 1, 4 con Si minore. Abbiamo questo Fa diesis, quindi con il Mi settima, La settima, per poi finire in Re maggiore. Qui abbiamo la stessa cosa di sopra, quindi abbiamo una semiminima puntata, dobbiamo fare la stessa cosa che facciamo sopra, quindi dopo il Mi settima con a destra questo tasto nero, abbiamo La settima, tenere giù il Mi, questa nota, una volta mollato l'accordo, quindi i bassi a sinistra, il Re va ribattuto 2 volte, la prima volta va a vuoto senza bassi, vedete che la prima volta che facciamo il Re i bassi a sinistra non suonano. Quindi rivediamo lentamente questa seconda parte. Bene, allora anche questa analisi è conclusa, ci vedremo come sempre in un altro dei miei video di analisi del brano. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.